Ciao a tutti, sono Salvatore Lioniello e questa è la mia pizzeria, Pizzeria da Lioniello a Succivo, nella provincia di Caserta. Oggi vi farò vedere un impasto molto sfizioso, ovvero il pulish, una tecnica polacca. Con questo impasto oggi realizzeremo la nostra pizza in teglia, così faciliteremo anche il lavoro a casa. In questo caso su un chilo di farina avremo 700 grammi di acqua, ma con il pulish dobbiamo utilizzare un preimpasto. Per fare il preimpasto utilizzeremo 700 grammi di farina che andranno con 700 grammi di acqua e 3 grammi di lievito. Passiamo direttamente all'impasto e in questa ciotola ho messo i 700 grammi di farina. Utilizzeremo i nostri 3 grammi di lievito. 3 grammi di lievito se utilizziamo questo qui in polvere, oppure se vogliamo utilizzare un lievito di birra possiamo utilizzare tranquillamente 5 grammi su un chilo di farina. Una volta che abbiamo inserito il nostro lievito all'interno della farina andiamo a mescolare bene. Una volta che abbiamo mescolato bene la farina e il lievito, andiamo ad aggiungere la stessa quantità di acqua, ovvero 700 grammi di acqua. Inseriamo l'acqua poco per volta e andiamo a mescolare. Dobbiamo creare un composto molto liquido, una crema. L'impasto si deve presentare così, vedete? Molto liquido. Andiamo a impellicolare il nostro impasto e lo andiamo ad inserire nel nostro frigo a 4 gradi per 16 massimo 24 ore. Anche qui il lievito che vi ho detto di inserire all'interno di questo impasto è per le 16 ore di fermentazione. Se vogliamo portare il nostro pulish a 24 ore andiamo ad inserire una piccolissima percentuale in meno. Una volta che sono passate le 16 ore togliamo il nostro impasto dal frigo e vedete che è molto più compatto rispetto alla fase iniziale. Per la seconda fase, per arrivare al nostro chilo di farina, dobbiamo aggiungere solo 300 grammi di farina. Ma prima di aggiungere i nostri 300 grammi di farina abbiamo bisogno di un'aggiunta di lievito. Se è un lievito di birra 3 grammi, se è un lievito istantaneo 1,5 grammi. Ora utilizziamo la nostra impastatrice e inseriamo innanzitutto il nostro liquido, ovvero il pulish, all'interno dell'impastatrice. Una volta inserito il nostro composto, il pulish, all'interno dell'impastatrice, andiamo ad inserire il nostro start di lievito, i 300 grammi di farina, per arrivare a un chilo di farina. Per l'impasto i primi 6 minuti in prima velocità e il restante degli altri 6 minuti, un totale di 12 minuti, in seconda velocità. Se lavoriamo a mano, siccome non riscaldiamo l'impasto come un macchinario del genere o una planetaria, possiamo tranquillamente utilizzare i nostri 14-15 minuti per andare a chiudere l'impasto. Mi sono conservato il nostro 10% di polish. L'impasto formerà una zucca al 65% di idratazione. Perché partire dal 65% di idratazione? Perché l'impasto si rinforza, la maglia glutinica diventa più tenace. Se partissimo direttamente con un 70% di idratazione andremo a debolire il nostro impasto. Per questo utilizziamo una tecnica del 65% di idratazione per i primi 7 minuti. Una volta che assorbe tutta la farina, forma la zucca, si rinforza, andiamo ad inserire il restante del pulish. Una volta che l'impasto assorbirà anche il pulish, andiamo a utilizzare il nostro sale, 20 grammi al chilo di farina. Se il forno di casa ha una temperatura più bassa di 220 gradi, possiamo tranquillamente utilizzare 20 grammi di olio extravergine all'interno del nostro impasto. Una volta che l'impasto ha assorbito il pulish e mancano giusto 2 minuti alla chiusura dell'impasto, utilizziamo il sale. Passato un minuto, il sale è stato assorbito dall'impasto, andiamo ad inserire l'olio extravergine. Anche l'olio è stato assorbito. Una volta che abbiamo chiuso il nostro impasto, lo andiamo a inserire nella stessa ciotola che abbiamo utilizzato il preimpasto e aspettiamo 2 ore a temperatura ambiente e poi facciamo dei panetti da 250 grammi. Vi consiglio di non strappare mai l'impasto, ma utilizzare sempre o un coltello o con le mani mozzare l'impasto e toglierlo dall'impastatrice. Non andiamo a fare altre pieghe perché l'impasto non facciamo altro che innervosirlo sempre di più. Adesso impellicoliamo il nostro impasto e aspetteremo 3 ore a temperatura ambiente e dopo vi farò vedere come faccio i panetti per la nostra pizza in teglia. Una volta che sono passate le 3 ore si è raddoppiato per l'ennesima volta il nostro impasto e andiamo a tagliarlo con un coltello. Vedete questi buchini?
ha avuto un bel lavoro meccanico, ha incorporato tantissima aria all'interno dove la andrà a sprigionare all'interno del nostro forno. Facciamo i nostri panetti da 250 grammi, utilizziamo una piccola bilancia e siccome abbiamo un impasto al 70% molto morbido, ci aiutiamo sempre con un pizzico di farina sotto. Una volta che siamo sicuri che il peso è giusto per la nostra pizza in teglia, andiamo a chiudere il nostro impasto. E qui dobbiamo essere un po' più veloci, se no andiamo a impasticciare tutto. L'impasto deve essere sempre bello, liscio e omogeneo. Se non abbiamo una grande maestria, come avete visto prima per l'appretto, possiamo tranquillamente appoggiare la nostra farina sull'apposito banco, inserire il nostro impasto sopra e fare delle pieghe a fazzoletto, così. Una volta che abbiamo creato la pallina chiudendo tutto, facciamo questo sistema qui ed ecco la nostra pallina, sempre liscia e omogenea. Una volta che abbiamo finito di fare le palline e le abbiamo messe nella tavola, andiamo a inserire un'altra tavola sopra con una pellicola, aspetteremo altre 3 ore, una volta che sono raddoppiate sono pronte per andarle ad inserire nella teglia e poi nel forno a 220 gradi. Una volta che sono passati le nostre 3 ore e i nostri panetti sono raddoppiati, possiamo anche utilizzare uno shock termico dandoci un'altra ora a 4 gradi, così lo rinforziamo, essendo comunque un impasto molto idratato, e poi ci aiutiamo con la semola rimacinata di grano duro, perché la semola ha una granometria un po' più spessa e dà quel senso di rusticità che piace tantissimo e sulla croccantezza della pizza in teglia è un connubio perfetto. Andiamo a prendere il nostro panetto, inseriamo la nostra semola e in questo caso dobbiamo stendere l'incontrario della pizza napoletana. La pizza napoletana vuole che l'impasto viene steso dalla parte centrale fino al bordo, qui invece non vogliamo un bordo ma vogliamo una pizza omogenea dal bordo fino alla parte centrale. Iniziamo direttamente dal cornicione alla parte centrale. Una volta che abbiamo steso la nostra pizza, prendiamo la nostra teglia, la ungiamo di olio, con un pennello o anche un tovagliolo andiamo ad inserire l'olio in tutto il ruoto. Prendiamo la nostra pizza, la allarghiamo bene e la inseriamo nel ruoto così. Una volta che abbiamo inserito la nostra pizza nel nostro ruoto abbiamo 2 soluzioni. Una di inserire direttamente gli ingredienti sopra, in questo caso solo la vellutata di melanzane e a metà cottura il fior di latte. Ricordiamoci che nel forno a casa non possiamo andare a utilizzare i latticini direttamente in prima cottura perché abbiamo un tempo molto più lungo rispetto a un forno professionale da pizzeria. Oppure possiamo far lievitare nel ruoto per un'altra ora in modo che abbiamo una pizza con un volume molto più spesso rispetto a questa che andremo a fare adesso. Andiamo ad inserire la nostra vellutata sopra. Per fare la nostra vellutata di melanzana andiamo a bruciare la melanzana nel forno a 220 gradi per 20 minuti e la bruciatura della buccia darà una affumicatura alla polpa stessa e la andiamo a condire solo con un pizzico di sale, pepe e formaggio. Frulliamo il tutto e avremo questo composto. Adesso non ci resta che andare in cucina e capire un attimo cosa esce dal nostro meraviglioso forno. Inseriamo la nostra temperatura specifica, in questo caso abbiamo detto 220 gradi. Abbiamo impostato il nostro forno a 220 gradi e aspetteremo un tempo di cottura tra i 10 e i 12 minuti. In questo caso sappiamo che a metà cottura, tra 5 e 6 minuti, dobbiamo andare ad inserire i nostri latticini, in questo caso solo il fior di latte. Una volta che abbiamo completato la nostra cottura, andiamo per l'ultima farcitura con i semi dry, con le chips, basilico e fonduta. Sono passati i primi 6 minuti. Andiamo ad inserire la nostra mozzarella di Agerola. Abbiamo dal cornicione alla parte centrale tutto uno strato uguale, omogeneo. Adesso finiamo la nostra cottura. Ci siamo. Adesso andiamo direttamente alla farcitura finale. Andiamo a togliere la pizza dal ruoto, la inseriamo su un piatto. Adesso andiamo alla farcitura.
Un'altra melanzana la tagliamo finemente anche con un pelapatate a casa e andiamo a friggere. Una volta che friggiamo a 160 gradi per il massimo di 2 minuti, andiamo a togliere questa chips dalla friggitrice e la andiamo ad inserire su un panno per asciugare l'eccesso di olio. Poi abbiamo dei pomodorini semi-dry. Qualsiasi pomodorino lo possiamo anche tagliare, condire con olio e sale e metterlo a forno a 160 gradi. La nostra fonduta, una classica crema di formaggio che sarà la parte liquida sopra. E per finire andiamo ad inserire il nostro basilico fritto. Questa è la mia parmigiana scomposta, la pizza in teglia, ovvero nel ruoto con l'impasto Polish. Spero che vi sia piaciuta la ricetta e che la fate anche voi a casa taggandomi sui miei canali YouTube, Instagram e Facebook. Dalla pizzeria da Leoniello è tutto, ciao!